Capitolo 5. Note sulle righe in chiave di Fa, o anche chiamata chiave di basso. Oggi parliamo quindi di un'altra lettura delle note, quindi un altro punto di riferimento. Le nostre chiavi, come dicevamo nel primo capitolo di questa serie di tutorial, sono 7. Quelle che si chiamano i 7 clavi. Ci sono varie possibilità per entrare a leggere queste 5 righe, quindi i nomi delle note posizionate su queste 5 righe in pentagramma possono cambiare a seconda della chiave d'accesso che io utilizzo. Oggi iniziamo a parlare della chiave di Fa. Ovvio che chiamandosi chiave di Fa mi dà come punto di riferimento la nota Fa. Come si disegna? Parliamo un attimo dell'aspetto grafico. Non è complesso, è una C rovesciata, quindi non ha bisogno di un grande allenamento da un punto di vista manuale. Quando vi capita di leggerla, magari già stampata, quindi in spartiti, già preconfezionati, quindi non manoscritti, vedrete molto spesso che oltre a questo simbolo ci sono anche due punti a cavallo della riga di riferimento per la nota Fa, che è la seconda riga dall'alto o la quarta se partiamo dal basso. Questi due punti sono proprio posizionati a cavallo di questa riga per enfatizzare proprio il punto di riferimento della nota Fa. Quindi da un punto di vista grafico non è complesso. Il posizionamento è lì, bello e definito. Prima di entrare nel vivo della spiegazione delle note posizionate su queste 5 righe, volevo soffermarmi su due aspetti. Uno è proprio di questi due punti che, come ho detto, nello stampato, nei programmi di scrittura, eccetera, li vedete sempre ben presenti. Nei manoscritti può succedere che non li trovate, non cambia niente. Ad esempio la sottoscritta non lo utilizza quei due punti, fa la chiave, e ve la faccio anche vedere così vi preparate già per i prossimi lavori successivi, non c'è, ma non cambia niente, è sempre la chiave di Fa, è sempre la chiave di basso. Lei indica il Fa, seconda riga dall'alto o quarta dal basso, basta, non lo dico più. Altra cosa che mi preme mettere in evidenza è, uno potrebbe chiedersi perché devo far fatica a leggere anche in un'altra chiave? Io non leggo, non ho bisogno, perché o ho una voce acuta e quindi leggo in chiave di violino, oppure suono uno strumento, ad esempio il flauto, che non ha bisogno di leggere in quella chiave. Perché potrebbe essermi utile saper leggere anche in quella chiave? Ritengo che una cosa potrebbe darvi la spinta per fare una fatica in più nella lettura e ampliare la vostra conoscenza. Se ascoltate un brano orchestrale e avete voglia di saperne di più e vi piacerebbe seguire ciò che sentite anche da un punto di vista scritto, molto spesso non è che uno trova le partiture orchestrali. Le partiture orchestrali vuol dire tutti i pentagrammi belli in verticale che indicano ogni singolo strumento che sta suonando. Immaginatevi, il direttore d'orchestra, se ha davanti la partitura, ha quello, cioè tutto quello che suonano gli orchestrali. Quello che si trova generalmente è un riassunto, cioè tutto quello che viene suonato riassunto in due chiavi, scritte in due chiavi, in chiave di violino e in chiave di basso insieme. Generalmente perché può essere riassunto suonando ad esempio con un pianoforte che legge contemporaneamente nelle due chiavi, anche l'arpa e tanti altri strumenti che leggono sulle due chiavi contemporaneamente. Quindi, perché no? Perché non leggere anche e seguire e avere una conoscenza ancora più approfondita? Per di più non è poi così complesso, come sempre. A questo punto entriamo nella lettura delle note in chiave di Fa, note sulle righe, quindi le 5 note. Partiamo dal Fa, dal punto di riferimento.
Quindi sulla seconda riga dall'alto abbiamo la nota Fa. Il concetto è sempre lo stesso. Se salgo, se vado verso l'acuto, la scala è ascendente, se vado verso il grave, la scala è discendente. Quindi sulla seconda riga abbiamo il Fa, nello spazio subito sopra avrei il Sol, quindi sull'ultima quinta riga o prima abbiamo il La. Adesso ci mancano, facciamo le 3 righe discendendo, quindi sempre il Fa il nostro punto di riferimento, scendo sullo spazio avrei il Mi, quindi sulla riga ho il Re. Scendo, ho il Do sullo spazio, quindi ho il Si sulla riga. Poi La sullo spazio e Sol sulla riga. Quindi Sol, Si, Re, Fa, La. Sol, Si, Re, Fa, La. 5 dita mi possono essere d'aiuto come se fossero le 5 righe del pentagramma. Sol, Si, Re, Fa, La, Fa, Re, Si, Sol. E anche qui vi può essere d'aiuto utilizzare Fa, Si, Re, Sol, La. Ecco, qui è solo grande esercizio, solo esclusivamente quello. Leggete, fate, esercitatevi, fate in modo come sempre di non diventare meccanici nella lettura, spontanei, immediati. Non ci penso più, non sto a fare la scalettina per capire dov'è la nota, la vedo e la dico. Questo mi aiuta sicuramente. A questo punto, dopo che vi siete esercitati e sapete tutte le 5 note in chiave di Fa, fate il test. Il link lo trovate in descrizione, oppure se siete sul sito di Musica Diffusa, siete già pronti, lo avete lì sotto, e poi, una volta che avete superato il test, esercitatevi, trovate un po' di esercizi per fare il vostro lavoro preparatorio al dettato finale. Buon lavoro!